Vi ricordate questa montatura? Ve l'ho fatta vedere nello scorso video, quando eravamo a pesca di pesci serra utilizzando una tecnica diversa dalla solita teleferica. Oggi non solo vi spiegherò nello specifico come realizzare questo tipo di montatura davvero semplicissimo, parleremo anche della teleferica, della tecnica del palloncino, ma soprattutto vi spiegherò come preparare il cavetto d'acciaio e come innescare le nostre esche, e per farlo utilizzeremo un cefalo, che di queste dimensioni è ottimo per pescare i pesci serra davvero grandi, se non addirittura alle lecceamie. Prima di cominciare vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare alcuni degli oggetti che utilizzo quando vado a pesca e che magari non sono semplicissimi da trovare nel negozio dietro casa. Cominciamo proprio parlando della tecnica che abbiamo utilizzato nell'ultimo video. Come avete visto abbiamo utilizzato una tecnica con un galleggiante che consentiva al cefalo di stare a galla. Perché lo abbiamo fatto? Per due motivi. Innanzitutto perché i pesci serra in quella zona, cacciano principalmente in superficie, ma soprattutto perché il fondale è molto sporco e ci sono questi maledetti granchi blu che vanno sempre ad attaccare l'esca uccidendola. In questo caso si può ovviare al problema. Utilizzando un piombo che, come avete visto, sto montando con una girella molto grande che può scorrere tranquillamente sul filo, un galleggiante di grosse dimensioni e poi il finale, che cosa succede? Quando lanciamo il piombo si appoggia sul fondo e il galleggiante tenderà a portare la nostra montatura e la nostra esca viva a galla. In questo caso il pesce che si trova a galla emetterà una tale quantità di vibrazioni che verrà subito avvertito dai predatori. E come si fa questa montatura? Allora, innanzitutto dobbiamo utilizzare un piombo e un galleggiante che sono dimensionati al tipo di esca che stiamo utilizzando. Per farvi capire, per un cefalo di un etto e mezzo, anche un paio d'etti, un galleggiante da 80 grammi va benissimo, anche forse è anche un po' esagerato. Però guardate qui, ci sono galleggianti davvero enormi. Questo si utilizza quando si pescano ad esempio le ricciole o le lecceamia, e quindi è necessario utilizzare dei galleggianti enormi e anche piombi molto più pesanti, 250 grammi, per poter, far pescare la nostra esca, che altrimenti manderebbe giù il galleggiante. Oppure galleggianti piccolissimi. Questo ad esempio io lo utilizzo quando pesco le spigole e quando non voglio che il mio cefalo rimanga sul fondo. In alternativa al galleggiante che si compra nei negozi di pesca, potete utilizzare i galleggianti di una rete, e questi sono di diverse misure. Il vantaggio è quello che sono generalmente un po' più aerodinamici, quindi possono essere lanciati più lontani, però non si vedono, quindi non sappiamo mai individuare poi con certezza la nostra esca. Ed è importante vedere dove si trova per capire se ci sono dei movimenti di predatore lì intorno, oppure se la nostra esca non sta lavorando bene o è morta. Ho parlato di predatori e di spigole per un motivo. Oggi infatti qui stiamo raccontando della pesca ai pesci serra, ma vi ricordo che con questa tecnica si pescano tutti i predatori, dalla spigola alla ricciola. E questo dipende solamente dal tipo di esca che utilizziamo e dal periodo nel quale peschiamo. Ora voi sicuramente vi chiederete: Matteo, scusami, ma perché a volte utilizzi questa tecnica, a volte provi con il palloncino, a volte invece utilizzi la classica teleferica? In base a cosa scegli il modo in cui vuoi pescare i pesci serra o i predatori in generale? Ve lo spiego subito. Allora, diciamo che la possibilità di lanciare l'esca è fenomenale, soprattutto se non abbiamo bisogno di lanciare lontanissimo e se dobbiamo lanciare in posti specifici. Ad esempio nel caso del cefalo, che è un'esca che generalmente non tende mai ad andare lontano ma vuole sempre tornare indietro, il lancio è fondamentale e inoltre possiamo direzionarlo come vogliamo. Inoltre, così facendo, facciamo lavorare tranquillamente l'esca a galla, e qui un pesce che si trova in alto rispetto a un pesce che si trova in basso emetterà molte più vibrazioni. Tuttavia, quando il fondale è molto alto, in realtà non possiamo utilizzare questa tecnica, perché può darsi che i predatori vadano a cacciare negli strati più profondi del mare. E allora utilizziamo la teleferica, che come vedete vi ho fatto vedere spesso, ho fatto un video dedicato, però voglio aggiungere a quel video l'utilizzo di questa mollettina, che consente alla nostra esca di scendere senza risalire. Come piombi voglio anche aggiungere che si possono utilizzare dei piombi a rampino se utilizziamo esche come il cefalo che non si muovono, quindi serve un filo ben teso, o un classico piombo a cono o piramide per qualsiasi altra preda. La teleferica a me piace molto utilizzarla quando il fondo scende anche parecchio, quando posso lanciare lontano e quindi la mia esca riesce a nuotare tranquillamente.
Tuttavia, quando voglio raggiungere distanze molto molto elevate, allora nulla può battere il palloncino. Il palloncino però ha diciamo un aspetto molto negativo, che si può utilizzare solo se abbiamo un vento costante alle nostre spalle. E come avete visto nello scorso video, purtroppo il vento può cambiare. E in quel caso ci troviamo la nostra esca andare da tutte le parti, destra e sinistra, e soprattutto quando peschiamo con più di una canna o vicino a altri pescatori è una tecnica davvero poco utilizzabile. Però, diciamo, consente di mandare la nostra esca molto molto lontano. C'è anche chi, e ve lo farò vedere perché lo faremo in prima persona, quando pesca con esche molto grandi, la porta a nuoto con l'ausilio di un kayak, di un gommone. In questo caso si utilizza proprio la tecnica che avete visto, quindi col piombo scorrevole, il palloncino, tutto quanto, ma si porta a nuoto per 200-300 metri l'esca, lì dove possono passare i grossi predatori. Capita quindi la tecnica con la quale vogliamo pescare, vi parlo ora del finale. Il finale dovrà essere fatto con un cavetto d'acciaio, perché il pesce serra ha dei denti che sono in grado di tagliare qualsiasi fluorcarbono, anche di ottima qualità, qualsiasi trecciato, e purtroppo siamo costretti a utilizzare un cavetto metallico. Di cavetti d'acciaio in commercio ce ne sono di vari tipi, tutti sono lunghi più o meno da 5 ai 10 metri, ma tanto ce ne serve uno spezzone molto piccolo, e diciamo vengono misurati in base al loro carico di rottura. Io utilizzo un 10 libbre quando uso delle esche molto piccole, fino a salire 20, 30, anche 40 libbre se magari può capitare la lecciamia lì dove passano i pesci serra. Ultimamente sto utilizzando questo qui che è un po' più morbido degli altri e ho notato che resiste un po' di più, ma comunque vanno bene generalmente tutti. Occhio però che il cavetto d'acciaio ha anche un difetto, anzi due difetti. Il primo è che se lo andiamo a modellare in modo che crei, diciamo, una curva netta, anzi sostanzialmente un angolo netto, si può spezzare, perché si indebolisce, è un filo metallico poi a tutti gli effetti. Oppure, se peschiamo e non lo laviamo subito, dopo qualche settimana si arrugginirà e questo resisterà molto meno rispetto a quello a cui noi siamo abituati. E vi assicuro che ho perso dei pesci serra per colpa di questa cosa. Quindi non fate 100.000 montature, preparatene giusto un paio la sera prima, ma sappiate che dopo un paio di settimane dovete comunque buttarle, perché poi non saprete mai se si è arrugginito o meno. Il finale col cavetto d'acciaio sarà davvero molto semplice da realizzare e la lunghezza e la dimensione degli ami dipendono solamente da una cosa: da quanto è grande l'esca che utilizziamo. Non usate un cavetto d'acciaio lungo così se l'esca è così piccola. Il cavetto d'acciaio deve essere appena più lungo dell'esca, perché il pesce serra generalmente non tende ad ingoiare l'esca, ma tende a spezzarlo in più parti. Come si realizza la montatura? Abbiamo due ami, un amo fisso nella parte terminale e un amo che invece è mobile. Quest'amo mobile dovrà essere regolato in base appunto alla lunghezza dell'esca ed è molto importante innescare correttamente l'esca. A me piace farlo in questo modo. L'amo, diciamo, che si trova nella parte terminale, lo vado a cucire in un lato del pesce, all'altezza, diciamo, della prima pinna dorsale, per un semplice motivo: quando il pesce va a mangiare l'esca lì, sa che comunque c'è qualcosa di duro che è la pinna dorsale e quindi l'amo si confonde meglio, non lo sputa subito. E il secondo amo invece lo metto nella parte posteriore, che sarà quello che poi, diciamo, consentirà al pesce di nuotare. Perché lo metto bene e, diciamo, cerco di andare un po' in fondo se il pesce esca me lo garantisce? Il cefalo è più facile rispetto alla guglia che magari muore prima. Perché il serra è vero che attacca nella parte posteriore del pesce, però lo fa solamente, diciamo, per impedirgli di muoversi. Solitamente, anche 10 minuti dopo, poi si va a mangiare il resto del pesce. A me è capitato che il serra ci ha tagliato la testa del cefalo invece che la coda, quindi dipende veramente. E in quel caso, quindi, è importante che gli ami siano saldi al loro posto per tenere, diciamo, quel boccone fermo e comunque molto fresco che il pesce serra può andarsi a mangiare anche dopo 5-10 minuti. Quindi è importante non avere fretta e innescare bene l'esca. Ora, il secondo amo, che è mobile, lo possiamo tenere fermo in 3 modi diversi: o con del nylon, o con un elastico, come in questo caso, oppure schiacciando un rivetto a misura. La cosa che preferisco è quella del rivetto, perché come vedete questo amo è molto più mobile e un amo mobile fa sicuramente più presa all'interno della bocca di un pesce. Invece quando peschiamo con l'elastico oppure, diciamo, con un filo di nylon,
È vero che lo terrà più saldo, però diciamo c'è un rischio di slamate maggiori e poi comunque questo amo tenderà a muoversi, a scendere verso l'alto e a volte può rovinare comunque il cavetto d'acciaio che si indebolisce. Scegliete però voi la tecnica da utilizzare, io vi consiglio quella del rivetto perché funziona, è semplice e va benissimo. Che ami utilizzare? Quando andate in un negozio di pesca, immaginate più o meno l'esca che voi siete in grado di prendere e scegliete gli ami in base alla dimensione dell'esca che state utilizzando. Io ultimamente sto utilizzando questi perché sono robusti, non si spuntano, diciamo ci faccio tante pescate, ma comunque gli ami che vengono prodotti ultimamente vanno bene anche di differenti marche. Come vedete, diciamo, avete veramente diverse opzioni, ognuno può scegliere, diciamo, la curva dell'amo che preferisce, l'importante è che l'amo mobile abbia, diciamo, l'occhiello storto perché altrimenti non scorre bene sul filo. E poi se li trovate, lo so che sarà molto difficile trovarli, questi forse sono quelli tra i migliori che ci sono, perché purtroppo hanno l'occhiello dritto, quindi possono essere utilizzati solo alla fine, però questi vi durano una vita, se non li perdete questi sono indistruttibili. Con questo spero di avervi detto tutto quello che potrebbe servirvi per cominciare a fare questa pesca, o se la fate comunque per prendere una bella canna, andare a mare e divertirvi. Vi consiglio soltanto una cosa: se potete prendete quel secchio che vi ho fatto vedere della Capra, della Decathlon, che costa una cavolata, quello lì potete prendere le esche e lasciarlo direttamente in acqua in modo tale che con questo caldo comunque le esche rimangano vive. Se dovete trasportarle metteteci un ghiacciolo e siate veloci, perché non è l'ossigeno che fa la differenza in questo caso ma la temperatura dell'acqua. Se avete un ossigenatore è tanto meglio. E quando fate la vostra pescata, se non sapete utilizzare il rezzaglio, potete utilizzare una canna con una bombarda, un pezzettino di coreano, vi ho fatto vedere tanti video al riguardo, vi lascio comunque il link qui sopra, e appena prendete un'esca utilizzatela. L'esca viva è sicuramente la cosa migliore che per prendere un predatore. Molti diranno, diciamo, che è cruento, però se ci pensate bene è anche molto cruento utilizzare un verme per pescare. L'importante è portare rispetto per quello che si sta facendo. Io innesco i pesci con molto rispetto e se alla fine della pescata non ho preso nulla, li rilascio tutti quanti. Certo, sono un po' feriti, ma molti comunque si riprendono senza alcun tipo di difficoltà. L'importante è non sbatterli, romperli e distruggerli. Ah, ultima cosa, mi raccomando, se fate, diciamo, il lancio, non dovete lanciare lontanissimo, perché ovviamente andiamo non solo a sterzare l'esca, ma tutta l'attrezzatura, perché lanciamo 200, 300, 400 grammi. Quindi fate un lancio molto tranquillo, accompagnato, ma soprattutto nel punto giusto. I pesci serra, ma anche i predatori in generale, mangiano a pochi metri da riva. Ve lo posso garantire che li ho visti mangiare a 1 metro da me. Quindi non vi fate troppe paranoie sul lanciare lontano. Poi ci sono quei posti dove bisogna andare lontano, ma allora quella non è la tecnica che fa per noi. Se vi è piaciuto, un like, condividete il video e mi raccomando iscrivetevi al canale. Se avete domande scrivetele qui sotto e cercherò di rispondere. Ciao!